palco questa volta una coppia, Italo Pasotti e Filippo Ferrari di Niverback. Prego ragazzi. Buonasera a tutti, io sono Filippo Ferrari, CTO di Niverback, una startup innovativa a vocazione sociale. Il nostro progetto si chiama Niver. Un attimo. Il nostro progetto si chiama Niver e nasce da una domanda fondamentale. In un'emergenza, se chi deve salvarci non conosce nulla su di noi, ogni giorno milioni di persone affrontano l'emergenza, in casa, in strada, in viaggio, e ogni giorno medici e soccorritori agiscono senza sapere se il paziente davanti a loro ha delle allergie, ha delle patologie, oppure sta soffrendo di una terapia. Ecco, Niver colma proprio queste lacune. Una tecnologia in grado di mettere nelle mani dei soccorritori le informazioni sanitarie vitali, le prime informazioni per un corretto intervento emergenziale. Anche se il paziente non può comunicare, oppure se non parla la stessa lingua. È una piccola tecnologia, ma fa tutta la differenza tra rischio e sicurezza. Bene, questo è proprio il cuore della nostra missione: dare ai cittadini la serenità e ai soccorritori la conoscenza per salvare vite. Vi lascio a un breve video e all'intervento di Italo Pasotti. Buonasera, sono Italo Pasotti, sono anche un 5% delle persone che vengono sottoposte a un primo intervento muoiono. Ma sono anche un soccorritore, tra l'altro. Questa è l'esperienza che si vive durante un soccorso ed infatti il tempo, diciamo noi, di emergenza e i secondi sono molto importanti. Avere un qualcosa sempre con noi per poter comunicare con il soccorritore è basilare. Quando siete usciti, anche voi, questa mattina da casa, avete preso quegli oggetti che più vi servono, le chiavi della macchina, il cellulare, il computer, ma un qualcosa che vi possa salvare la vita, che è sempre con voi, non ce l'avete. Niver è questa permettere alle persone di muoversi in sicurezza, ma soprattutto ad aiutare i soccorritori come me a potervi salvare con tranquillità e serenità. Grazie Italo. Questo è il progetto. Grazie. Domande tante perché... il dato 570.000 da dove viene? Che è un po' alto perché... Eurostat. Addirittura, ma per diagnosi sbagliate o per diagnosi di primo intervento? Perché muoiono in Europa 6 milioni di persone. Il ritardo, tra l'altro comunicato anche dalla Commissione Europea nel 2021, per il ritardo di intervento, di riconoscimento della patologia. Il problema dell'emergenza, cioè extraospedaliera, è il ritardo sul riconoscimento della patologia. Quando ho un ferito con cui non posso dialogare, un ferito che è inconscio, ma ha particolari patologie, il ritardo di intervento su quella patologia può arrivare anche alla morte. Quei dati sono tutti dati dimostrabili Eurostat. 10% di morti è così, mi sembra. In Europa, In Europa 10%? In Europa. Mi sembra. Sul sito troverà la mail, le posso mandare tutte le informazioni. Vabbè. No,
Io volevo un attimo capire, stiamo parlando di un'app, di un device, di un hardware, perché non ho capito bene che è. Soccorritori che diventa comunque anche un device. Il soccorritore è un'app particolare, personalizzata per scannerizzare la persona. E la persona, noi, è sufficiente qualsiasi oggetto che abbiamo, una card, un anello, un oggetto che portiamo sempre con noi che al momento dell'emergenza si trasforma in una chiave digitale per permettere al soccorritore di leggere i dati certificati del medico che ha registrato. Ok, quindi diciamo che per esempio vorrei evitare di morire, no? E quindi vorrei usare questa cosa. La posso mettere nel cellulare come app e poi il soccorritore, se mi sento male... Il cellulare, come purtroppo molta pubblicità dice, mettete i dati sui cellulari, i soccorritori non li guardano mai. Ok. Perché non possiamo toccarli. Quindi io devo acquistare un device per... Un anello. Questo anello è un device che un soccorritore mi può trovare i miei dati sanitari in meno di 5 secondi. Ok. Ed è sempre con me. Come fa il soccorritore a sapere che... È il soccorritore che ha un'app personalizzata, speciale, particolare, solo lui può leggere i dati proprio per la... No, ma la domanda è come fa il soccorritore a sapere se si trova di fronte a una persona che usa questa tecnologia o no? Lo scannerizza e poi lo saprà. Quando speriamo nel tempo tutti noi avremo un qualcosa per salvarci, tutti i soccorritori avranno l'app. Sta a noi. Voi avete già i device pronti? Avete già sviluppato i device con RFID già pronti? Il prossimo anno sarà anche in distribuzione. Costruiti qua in Italia o... Partiamo dall'Italia, abbiamo già presentato comunque anche alla Commissione Europea. Quando hai detto anello è proprio quello o quella è la tua fede? Cioè sarà un anello o è proprio... Può essere un anello, può essere come il suo, questo. può essere come il suo, può essere una collana, un bracciale. Come- Avrà un braccialetto di plastica. Cosa vedi sul braccialetto di plastica? Ci sono anche quelli, saranno in dotazione della Croce Rossa. Ma il libretto sanitario, quello pubblico, dovrebbe essere, o privato, dovrebbe essere collegato all'interno del sistema? Quello fascicolo sanitario europeo che rimane intraospedaliero, cioè dentro gli ospedali. E all'esterno dell'ospedale, extraospedaliero, non è eleggibile. Questo lo posso confermare. Il fascicolo sanitario fino al 2030 è regionale, fuori dalla regione non è eleggibile. È chiaro che... Dopo il 2030 sarà leggibile a livello nazionale, ma solamente nell'ambito del pronto soccorso e della rianimazione. Sull'emergenza non c'è ancora Quando arriva nulla. l'ambulanza siamo sguarniti, quando arriva l'ambulanza non c'è niente. Dopo, oggigiorno non c'è niente, ripeto, sono datato. Perfetto, lo sai, perché lo fai. Italo, grazie, abbiamo preso tanto tempo, ma evidentemente il tema ci riguarda tutti e ci interessa tutti. In bocca al lupo. Sì. Aspettiamo il lancio. Grazie, molto grazie. gentile. Buona giornata. Co-founder giovanissimo che sono felice di incontrare finalmente perché lo conosco